Secondo tutorial di Ableton, siete ancora lì? Avete studiato il primo? Guarda che vi interrogo. Bene, io sono Claude e sono qua per andare avanti in questo progetto, per farvi capire Ableton velocemente ma in maniera giusta, cioè solo ciò che vi serve. Bene, non perdiamo tempo, andiamo dritti alla meta. Eccoci qua, ci eravamo lasciati sulla nostra sessione View, quindi la sessione Vista, vi ricordo Vista e Arrangement, da questi tastini qua. Andiamoci a vedere l'analisi dell'audio, non vi spaventate a vedere tutta sta roba. Cliccando 2 volte vi si apre tutta la finestra della forma d'onda e del campione e tutti i dati relativi alla clip. Tutto può essere customizzabile tramite le finestre. Quindi se questo volete stretto o più largo potete decidere tutto da questo qua. Al momento alziamo tutto per vedere la forma d'onda. I primi dati che dobbiamo controllare è anzitutto il BPM originale della traccia. Il BPM originale della traccia è 128 e lo vedete qua, lui stavolta ci ha preso bene, lui dico intendo Ableton come l'algoritmo. Noi abbiamo deciso di lavorare a 120, quindi se io schiaccerò play a questa traccia sentirete rallentata, in realtà la sua velocità, posso alzarla da qui, vedete, il tastino è questa qui. Prima cosa, per sentire se la traccia è a tempo o meno, avrete bisogno di attivare il metronomo, ma prima cosa, toccando con la lente di ingrandimento questa barra dove vedete ci sono i valori delle misure 1, 2, 3, 4, 5, si può allargare strascinando il mouse in avanti o indietro e vedere tutta la forma d'onda se è inquadrata bene nella griglia, e questo sarà il primo segnale di warping. Attenzione, molti hanno sentito parlare di questo, ci torneremo in più puntate. Quindi partire e attivare il metronomo, che è questo bottoncino qui, vedete? Abbasso un po' il volume della traccia. Sentite che questa è perfettamente a tempo perché corrispondono le battute ai click del metronomo. Cosa faccio? Vado a cercarmi tutta la lunghezza della traccia scorrendo, quindi clicco qua, vedete, con il mouse a forma di cassa e sentite che qua già non torna più, c'è qualcosa che non combacia più. Adesso lo riattivo ed ecco qua. Allargando vedrete che i transienti della nostra forma d'onda non combaciano esattamente alla forma della griglia. È importante che la vostra traccia combaci dall'inizio alla fine con il metronomo. Se avrete problemi sulla traccia che non vi sta a tempo, dovete guardarvi il nostro tutorial successivo che andremo a sistemare col warping. Attenzione, perché quando il mouse è qui io allargo, zoom in e zoom out, quindi con la lente di ingrandimento sulle misure. Quando il mouse sarà qui, roba un po' cervellotica di Ableton, però molti ci cadono, potrò ascoltare esattamente da questo punto della traccia. Adesso stacchiamo il metronomo, vedete, così mi sposto, l'audio partirà immediatamente perché, come ho detto nella precedente puntata, i bar sono settati su none. Se fosse su un bar o altre misure, vedete che quando io posiziono la cassa ci mette esattamente un bar e non immediato a effettuare il cambio. Quindi le cose importanti sono che la traccia vi stia a tempo. I valori da vedere qua e controllare, come ho detto, è il 128 bpm. Il transpose già potete capire che cosa è, perché aumentiamo di tot semitoni, in questo caso 2 semitoni, 3 semitoni, 4 semitoni in alto e in basso, e quindi vi trasporrà la vostra traccia in più o in meno per quel che riguarda la tonalità.
La traccia dovrà seguire ovviamente il valore del progetto, il valore del BPM che noi abbiamo impostato. Per cui per settarla esattamente abbiamo bisogno di mantenere il warp attivo e quindi di warpare la traccia. Cosa vuol dire warpare la traccia? Warpare il warp è la funzione che adatta il campione in modo da suonare sincronizzato con il tempo attuale del vostro progetto. Quindi il warp in pratica è un elastico che tira, allunga o stringe e restringe le maniglie della vostra forma d'onda, per farvelo capire, in modo da adattarsi alla griglia del progetto. Vedete, se non c'è warp, adesso l'ho tolto, vanno via le lineette della griglia, vedete? In questo modo noi per warpare la traccia e per adattarla, farla adattare, abbiamo bisogno che tutte questi picchi della forma d'onda corrispondano esattamente a tutte le misure. Bene, su questo ci torneremo il prossimo tutorial, perché il time warping è una funzione molto importante. Un'ultima cosa prima di chiudere questo tutorial è il per 2 e il diviso 2. Queste funzioni vi spiegano se Ableton ha visto bene, ha interpretato bene il vostro tempo del campione, cioè se per lui 128 sono giusti o meno, perché potrebbe anche essere che lui sbaglia il tempo, oppure calcolandolo sulla metà o sul doppio. Questo può capitare. Vedete, se c'è qualcosa che non vi torna, mettiamo che questa traccia fosse stata interpretata dall'algoritmo di Ableton a 64 bpm, voi semplicemente cliccando con un per 2 gli darete il giusto valore. Insomma, a orecchio si sente che questo è un 128 bpm, non un 64, oppure non è un 256 che sarebbe il doppio, quindi da dividere. Detto questo, possiamo ricordarvi che per qualsiasi approfondimento su Ableton, ma anche su Traktor, su Cubase, su Rekordbox, su Virtual DJ, potete contattarmi sul sito corsidjeproducer.com per eventuali lezioni private o consulenze. Ricordo anche il nostro canale YouTube SOS4DJ con tutte le soluzioni per i DJ, al quale vi chiedo di iscrivervi e attivare la campanella se volete rimanere sempre connessi con noi, in modo che quando ci saranno dei video nuovi, dei contenuti da vedere, sarete i primi a vederli in anteprima, e così riuscirete a mantenere il percorso sempre vivo. Se vi è stato utile questo video potete mettere un like, e da parte di SOS4DJ e da parte di Claude vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao ciao!